Benvenute e benvenuti nell'officina del Backgammon. Ecco il nostro gioco. Una valigetta sobria, elegante, professionale. Ma cambiamo stile. Questa si addice meglio al nostro laboratorio. Il Backgammon altro non è che una scatola che una volta aperta contiene il campo da gioco. La tavola è composta da 4 quadranti, ognuno con 6 punte di colore alternato, per un totale di 24. A completare il set, 30 pedine, 15 per giocatore, 2 dadi a testa da lanciare con i rispettivi bussolotti e infine il cubo del raddoppio. Ora che abbiamo tutto ciò che ci occorre per poter iniziare, iniziamo! Il Backgammon è un gioco di abilità e fortuna, dove 2 giocatori tirando i dadi fanno a gara per completare il giro tavola. Vince il primo che porta in salvo tutte le pedine. Ma andiamo con ordine. Per iniziare, i giocatori si posizionano sui 2 lati opposti della tavola, uno di fronte all'altro. Ad aiutarci oggi abbiamo con noi 2 ospiti d'eccezione. Polipone, il giocatore tentacolare, e Tutankhamon, il ragazzo dallo sguardo ipnotico. Si comincia distribuendo le pedine in questo modo. Polipone ha quelle scure, Tutankhamon le chiare. Noterete una figura simmetrica, questo vi aiuterà a memorizzare la corretta disposizione. Come simmetrici sono i valori dei quadranti. Queste 6 punte corrispondono alla casa di Polipone, mentre per Tutankhamon è quest'altra. Questi invece sono i 2 settori esterni. Vincerà il primo giocatore che porterà tutte le pedine nella propria casa e da lì fuori dalla tavola. Per farlo i giocatori si sposteranno nei 2 sensi opposti di rotazione, Polipone in questa direzione, Tutankhamon nell'altra. Stando dalla parte di Tutankhamon abbiamo la punta 24, dove si trovano le 2 pedine più arretrate, chiamati corridori o backcheckers in inglese, proprio per la lunga distanza che devono percorrere. Mentre questa punta, la 13, dove stanno queste 5 pedine, è il midpoint, il giro di boa, posto a metà percorso. Il traguardo è la punta 1. Il giro si completa al raggiungimento della casa, come detto, il settore che va dalla punta 1 alla punta 6. Per l'avversario è esattamente il contrario. I suoi 2 corridori sono posizionati sulla nostra punta 1, la sua 24, il suo midpoint è la sua 13, la nostra 12, e deve raggiungere la sua casa dalla punta 1 alla punta 6. Ogni punta è una casella e ad ogni turno sarà il lancio di 2 dadi a dirci di quanto possiamo muoverci. Ad esempio, Tutankhamon muoverà di 4 in questo modo oppure in quest'altro, mentre Polipone nel verso opposto. Così oppure così. Vediamo come inizia la partita e le regole di movimento delle pedine. Si comincia lanciando un dado a testa nel corrispettivo quadrante alla propria destra. Inizia chi ottiene il numero più alto e muoverà del valore indicato da entrambi i dadi. In questo caso inizia Tut con 2-1. Può scegliere se spostare una qualsiasi pedina di 2 e un'altra di 1, oppure una sola pedina di 3. Se entrambi i giocatori ottengono lo stesso numero, si ritira finché uno dei 2 non la spunta. Ma attenzione, questo vale solo per il primo tiro, perché dal secondo tiro in poi ogni giocatore tirerà i suoi 2 dadi nel proprio quadrante e muoverà di conseguenza. Ed ogni qualvolta si tira un doppio, si raddoppia il valore. Ad esempio, con un doppio 5, muoviamo di 4 volte 5 e non solo 2. Anche qui con la combinazione che preferiamo. Una pedina di 20 o 4 di 5, oppure una di 10 e 2 di 5 ciascuna, oppure una di 15 e un'altra di 5, insomma, utilizziamo il nostro tesoretto di 20 caselle nel modo che riteniamo più utile alla nostra strategia. Corri tu che corro io, alla fine avremo una situazione simile a questa, dove tutte le pedine hanno raggiunto o quasi raggiunto i quadranti casa. E ora che si fa?
Quando e solo quando tutte le pedine si troveranno su queste 6 punte, il giocatore può iniziare la cosiddetta levata o bluff in inglese. Come? Un 6 fa uscire questa pedina, un 4 quest'altra e così via. Se tiriamo un numero dove non ci sono pedine, si potrà solo far avanzare una pedina più arretrata. In questo caso con il 4 potremo muovere questa oppure quest'altra. Mentre se il numero è superiore all'ultima pedina, sarà questa a dover uscire. In questo caso con un 6 esce la pedina sulla punta 5. Chi completerà per primo la levata sarà il vincitore della partita. In conclusione, abbiamo capito che il backgammon è un gioco di corsa. Tutto qui? Quasi. Perché a rendere ogni partita una vera e propria battaglia è il tentativo di ostacolare la corsa dell'avversario in tutti i modi possibili. Anzi, in 2 modi. Ne parleremo nel prossimo video.